Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cisapracurio Accord. Accordial Care Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 4 febbraio 2022. Cos'ha Cisapracurio Accord? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cisapracurio Accord durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Cisapracurio Accord? Cisapracurio Accord ha un farmaco a base del principio attivo cisapracurio basilato, appartenente alla categoria degli imiorilassanti e nello specifico altri composti ammonici quaternari. È commercializzato in Italia dall'azienda Accordial Care Italia SRL. Cisapracurio Accord può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Cisapracurio Accord 2 mg/ml soluzione iniettabile per infusione 5 flaconcini da 10 ml. Cisapracurio Accord 2 mg/ml soluzione iniettabile per infusione 5 flaconcini da 2,5 ml. Cisapracurio Accord 2 mg/ml soluzione iniettabile per infusione 5 flaconcini da 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Accordial Care SLU. Concessionario: Accordial Care Italia SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo: cisapracurio basilato. Gruppo terapeutico: imiorilassanti. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: l'uso di Cisapracurio Accord è indicato durante procedure chirurgiche e altre procedure negli adulti e nei bambini di età uguale o superiore a 1 mese. L'uso di Cisapracurio Accord è inoltre indicato negli adulti che richiedono terapia intensiva. Cisapracurio Accord può essere utilizzato in aggiunta all'anestesia generale o alla sedazione in unità di terapia intensiva, UTI, per rilasciare la muscolatura scheletrica e facilitare l'intubazione tracheale e la ventilazione meccanica. Posologia. Cisapracurio Accord deve essere somministrato soltanto da o sotto la supervisione di anestesisti o altri medici che hanno familiarità con l'uso e l'azione degli agenti bloccanti neuromuscolari. Deve essere disponibile una strumentazione adeguata per intubazione tracheale, mantenimento di ventilazione polmonare e idonea ossigenazione arteriosa. È da sottolineare che Cisapracurio Accord non deve essere mescolato nella stessa siringa o somministrato simultaneamente attraverso lo stesso ago con un'emulsione iniettabile di propofol o con soluzioni alcaline come tiopentone sodico, vedere paragrafo 6.2. Questo medicinale non contiene conservanti antimicrobici ed è destinato all'uso in un singolo paziente. Raccomandazione per il monitoraggio. Come per gli altri agenti bloccanti neuromuscolari, si raccomanda il monitoraggio della funzione neuromuscolare durante l'uso di Cisapracurio Accord al fine di personalizzare il dosaggio necessario. Uso mediante iniezione endovenosa in bollo. Dosaggio negli adulti. Intubazione tracheale. La dose raccomandata di Cisapracurio Accord per l'intubazione negli adulti è di 0,15 mg/kg di peso corporeo. Questa dose determina condizioni da buone a eccellenti per l'intubazione tracheale 120 secondi dopo la somministrazione di Cisapracurio Accord a seguito dell'induzione dell'anestesia con propofol. Dosi più elevate riducono i tempi di induzione del blocco neuromuscolare. La tabella 1 riassume i dati medi di farmacodinamica seguenti alla somministrazione di Cisapracurio Accord alle dosi di 0,1,0,4 mg/kg di peso corporeo, in pazienti adulti sani durante l'anestesia oppioide, tiopentone/fentanil/midazolam, o con propofol. Tabella 1. Dati medi di farmacodinamica in seguito a una serie di dosi di Cisapracurio Accord. Dose iniziale di Cisapracurio Accord mg/kg, peso corporeo. Tipo di anestesia. Tempo, min, per la soppressione del 90% di T1. Tempo, min, alla massima soppressione del T1. Tempo, min, per il recupero spontaneo del 25% di T1. 0,1. Oppioide. 3,4. 4,8. 45. 0,15. Propofol. 2,6. 3,5. 55. 0,5.
2,2 oppioide, 2,4, 2,9, 65, 0,4 oppioide, 1,5, 1,9, 91 T1 risposta come singola contrazione o primo componente della serie di 4 contrazioni del muscolo adduttore del pollice in seguito a stimolazione elettrica sopramassimale del nervo ulnare. L'anestesia con enflurano o isoflurano può estendere la durata dell'efficacia clinica di una dose iniziale di cisapracurio accord fino al 15%. Mantenimento. Il blocco neuromuscolare può essere prolungato con dosi di mantenimento di cisapracurio accord. Una dose di 0,03 mg/kg di peso corporeo protrae di circa 20 minuti il blocco neuromuscolare clinicamente efficace durante l'anestesia con oppioide o propofol. Dosi di mantenimento consecutive non determinano un progressivo prolungamento dell'effetto. Recupero spontaneo. Una volta iniziato il recupero dal blocco neuromuscolare, la sua velocità è indipendente dalla dose di cisapracurio accord somministrata. Durante l'anestesia oppioide con propofol, i tempi mediani per il recupero dal 25 al 75% e dal 5 al 95% sono rispettivamente di circa 13 e 30 minuti. Reversibilità. Il blocco neuromuscolare prodotto dalla somministrazione di cisapracurio accord è prontamente reversibile con dosi standard di agenti anticolinesterasici. I tempi medi del recupero dal 25 al 75% e del pieno recupero clinico, rapporto T4, T1 a 0 yen 0,7, sono rispettivamente di circa 4 e 9 minuti, in seguito alla somministrazione dell'agente antagonista con una media di recupero del T1 intorno al 10%. Dosaggio nei pazienti pediatrici. Intubazione tracheale, pazienti pediatrici di età compresa tra 1 mese e 12 anni. Come per gli adulti, la dose di intubazione raccomandata di cisapracurio accord a 0,15 mg/kg di peso corporeo, somministrata rapidamente in 5-10 secondi. Questa dose produce condizioni da buone ad eccellenti per l'intubazione tracheale nei 120 secondi successivi all'iniezione di cisapracurio accord. I dati di farmacodinamica relativi a questa dose sono presentati nelle tabelle 2, 3 e 4. Cisapracurio accord non è stato valutato per l'intubazione nella classe dei pazienti pediatrici IVASA. Esistono dati limitati sull'uso di cisapracurio accord in pazienti pediatrici al di sotto dei 2 anni di età sottoposti ad interventi chirurgici di lunga durata o di maggiore entità. Nei pazienti pediatrici di età compresa tra 1 mese e 12 anni, cisapracurio accord ha una durata clinica efficace più breve e un profilo di recupero spontaneo più rapido rispetto a quello osservato negli adulti sottoposti a condizioni anestetiche simili. Sono state osservate lievi differenze nel profilo farmacodinamico tra le fasce di età da 1 a 11 mesi e da 1 a 12 anni, come riportato in sintesi nelle tabelle 2 e 3. Tabella 2. Pazienti pediatrici di età compresa tra 1 e 11 mesi. Dose di cisapracurio mg/kg, peso corporeo. Tipo di anestesia. Tempo, min, per la soppressione del 90%. Tempo, min, per la soppressione massima. Tempo, min, per il recupero spontaneo del 25% di T1. 0 e 15. Allopano. 1,4, 2,0, 52, 0 e 15. Oppioide. 1,4, 1,9, 47. Tabella 3. Pazienti pediatrici di età compresa tra 1 e 12 anni. Dose di cisapracurio mg/kg, peso corporeo. Tipo di anestesia. Tempo, min, per la soppressione del 90%. Tempo, min, per la soppressione massima. Tempo, min, per il recupero spontaneo del 25% di T1. 0 e 15. Allopano. 2,3, 3,0, 43, 0 e 15. Oppioide. 2,6, 3,6, 38. Quando cisapracurio accord non è necessario per l'intubazione può essere usata una dose inferiore a 0,15 mg/kg. I dati di farmacodinamica per dosi di 0,08 e 0,1 mg/kg per pazienti pediatrici di età compresa tra i 2 e 12 anni sono presentati nella tabella 4. Tabella 4. Pazienti pediatrici di età compresa tra 2 e 12 anni. Dose di cisapracurio mg/kg, peso corporeo. Tipo di anestesia. Tempo, min, per la soppressione del 90%. Tempo, min, per la soppressione massima. Tempo, min, per il recupero spontaneo del 25% di T1. 0,08. Allopano. 1,7, 2,5, 31, 0,1. Oppioide. 1,7, 2,8, 28. La somministrazione di cisapracurio accord in seguito a succemetonio non è stata studiata nei pazienti pediatrici, vedere paragrafo 4, 5. La lotano può prolungare la durata clinicamente efficace di una dose di cisapracurio accord fino al 20%. Non sono disponibili informazioni sull'impiego di cisapracurio accord nei bambini durante l'anestesia con altri agenti anestetici fluorocarburi alugenati, ma tali agenti possono anche prolungare la durata di efficacia clinica di una dose di cisapracurio accord.
Mantenimento, pazienti pediatrici di età compresa tra 2 e 12 anni. Il blocco neuromuscolare può essere prolungato con dosi di mantenimento di Cisapracurio Accord. Nei pazienti pediatrici di età compresa tra 2 e 12 anni, una dose di 0,02 mg/kg di peso corporeo, somministrata durante anestesia con alotano, protrae il blocco neuromuscolare clinicamente efficace di circa 9 minuti. Dosi di mantenimento consecutive non determinano un progressivo prolungamento dell'effetto. Non esistono dati sufficienti per raccomandare in modo specifico una dose di mantenimento nei pazienti pediatrici al di sotto dei 2 anni di età. Tuttavia, dati molto limitati derivanti da studi clinici nei pazienti pediatrici di età inferiore ai 2 anni suggeriscono che una dose di mantenimento di 0,03 mg/kg può prolungare l'efficacia clinica del blocco neuromuscolare per un periodo fino a 25 minuti durante l'anestesia con oppioidi. Recupero spontaneo. Una volta iniziato il recupero dal blocco neuromuscolare, la sua velocità è indipendente dalla dose di Cisapracurio Accord somministrata. Durante l'anestesia con oppioide o allotano, i tempi mediani per il recupero dal 25 al 75% e dal 5 al 95% sono rispettivamente di circa 11 e 28 minuti. Reversibilità. Il blocco neuromuscolare prodotto dalla somministrazione di Cisapracurio Accord è prontamente reversibile con dosi standard di agenti anticolinesterasici. I tempi medi del recupero dal 25 al 75% e del pieno recupero clinico, rapporto T4, T1 a 0 y 0,7, sono rispettivamente di circa 2 e 5 minuti in seguito alla somministrazione dell'agente antagonista con una media di recupero del T1 intorno al 13%. Uso mediante infusione endovenosa. Dosaggio negli adulti e nei bambini di età compresa tra 2 e 12 anni. Il mantenimento del blocco neuromuscolare può essere ottenuto mediante infusione di Cisapracurio Accord. Una velocità di infusione iniziale di 3,25 g/kg di peso corporeo, min, 0,18 mg/kg/ora, è raccomandata per riportare la soppressione del T1 tra l'89 e il 99% in seguito ai segni di recupero spontaneo. Dopo un periodo iniziale di stabilizzazione del blocco neuromuscolare, una quantità di 1,2 g/kg di peso corporeo, min, 0,06 mg/kg/ora, deve essere idonea a mantenere il blocco in questo intervallo nella maggior parte dei pazienti. Una riduzione della velocità di infusione fino al 40% può essere necessaria se Cisapracurio Accord viene somministrato durante l'anestesia con isoflurano o enflurano, vedere paragrafo 4.5. La velocità di infusione dipende dalla concentrazione di Cisapracurio nella soluzione per infusione, dal grado desiderato di blocco neuromuscolare e dal peso del paziente. La tabella 5 fornisce delle linee guida per la somministrazione di Cisapracurio Accord non diluito. Tabella 5. Velocità di infusione di Cisapracurio Accord 2 mg/ml soluzione iniettabile. Peso corporeo del paziente, kg. Dose, mg/kg/min. Velocità di infusione 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 20, 0,6, 0,9, 1,2, 1,8 ml/ora. 70, 2,1, 3,2, 4,2, 6,3 ml/ora. 100, 3,0, 4,5, 6,0, 9,0 ml/ora. L'infusione continua a velocità costante di Cisapracurio Accord non è associata a incremento o riduzione progressivi dell'effetto bloccante neuromuscolare. Dopo la sospensione dell'infusione di Cisapracurio Accord, il recupero spontaneo dal blocco neuromuscolare procede a una velocità paragonabile a quella successiva alla somministrazione di un singolo bollo. Dosaggio nei neonati, di età inferiore a 1 mese. L'uso di Cisapracurio Accord non è raccomandato nei neonati in quanto non è stato studiato in questa popolazione di pazienti. Dosaggio nei pazienti anziani. Non sono necessarie modifiche del dosaggio per i pazienti anziani. In questi pazienti il Cisapracurio ha un profilo farmacodinamico simile a quello osservato nei pazienti giovani adulti ma, come con altri agenti bloccanti neuromuscolari, può presentare un'induzione leggermente più lenta. Dosaggio nei pazienti con compromissione della funzionalità renale. Non sono necessarie modifiche del dosaggio per i pazienti con insufficienza renale. In questi pazienti il Cisapracurio ha un profilo farmacodinamico simile a quello osservato nei pazienti con funzionalità renale normale, ma può presentare un'induzione leggermente più lenta. Dosaggio nei pazienti con compromissione della funzionalità epatica. Non sono necessarie modifiche del dosaggio per i pazienti con patologia epatica terminale. In questi pazienti il Cisapracurio ha un profilo farmacodinamico simile a quello osservato nei pazienti con funzionalità epatica normale, ma può presentare un'induzione leggermente più rapida.
Dosaggio nei pazienti con malattia cardiovascolare. Quando somministrato come iniezione rapida in bolo, da 5 a 10 secondi, in pazienti adulti con grave patologia cardiovascolare, classi II definite dalla New York Heart Association, sottoposti a bypass coronarico, CABG, cisapracurio accordi non è stato associato ad effetti cardiovascolari clinicamente significativi alle dosi studiate, fino a 0,4 mg/kg, 8x da 95 inclusi. Tuttavia, esistono dati limitati per dosi superiori a 0,3 mg/kg in questa popolazione di pazienti. Cisapracurio accordi non è stato studiato nei bambini sottoposti a interventi di cardiochirurgia. Dosaggio nei pazienti in unità di terapia intensiva, UTI. Cisapracurio accord può essere somministrato mediante dose in bolo o per infusione a pazienti adulti ricoverati presso UTI. Una velocità iniziale di infusione di cisapracurio accord di 3,25 g/kg, di peso corporeo, min, 0,18 mg/kg/ora, è raccomandata nei pazienti adulti ricoverati in UTI. Si può presentare un'ampia variabilità tra pazienti nei dosaggi richiesti e questi possono aumentare o diminuire con il tempo. Negli studi clinici la velocità media di infusione è stata di 3,25 g/kg/min intervallo 0,5-10, 2,25 g/kg, di peso corporeo, min, 0,03-0,6 mg/kg/ora. La tabella 6 fornisce le linee guida per la somministrazione di cisapracurio accord 5 mg/ml soluzione iniettabile non diluito. Il tempo mediano per il pieno recupero spontaneo in seguito a infusione prolungata, fino a 6 giorni, di cisapracurio nei pazienti ricoverati in UTI è di 50 minuti circa. Tabella 6. Velocità di infusione di cisapracurio accord 5 mg/ml soluzione iniettabile. Peso del paziente, kg. Dose, mg/kg/min. Velocità di infusione 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 70, 0,8, 1,2, 1,7, 2,5 ml/ora. 100, 1,2, 1,8, 2,4, 3,6 ml/ora. Il profilo del recupero in seguito a infusioni di cisapracurio accord nei pazienti ricoverati in UTI è indipendente dalla durata dell'infusione. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni. Questo medicinale è controindicato nei pazienti con nota ipersensibilità al cisapracurio, all'atracurio o all'acido benzensolfonico. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Informazioni specifiche sul prodotto. Il cisapracurio paralizza i muscoli respiratori e altri muscoli scheletrici, ma non ha alcun effetto noto sulla coscienza o sulla soglia del dolore. Cisapracurio accord deve, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Molti farmaci hanno dimostrato di influenzare l'entità o la durata dell'azione di agenti bloccanti neuromuscolari non depolarizzanti, inclusi i seguenti. Effetto aumentato. Un aumento dell'effetto si osserva con agenti anestetici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere cisapracurio accord durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere cisapracurio accord durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati adeguati sull'utilizzo del cisapracurio in gravidanza. Gli studi sugli animali non sono sufficienti in merito agli effetti sulla gravidanza, allo sviluppo embrionale/fetale, al parto e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Questa precauzione non è rilevante per l'uso di cisapracurio accord. Cisapracurio accord sarà sempre utilizzato in associazione a un anestetico generale e quindi sono valide le consuete precauzioni relative allo svolgimento di attività dopo anestesia generale. Effetti indesiderati. Per determinare la frequenza di effetti indesiderati da molto comuni e non comuni sono stati utilizzati dati provenienti dall'insieme degli studi clinici interni. Dati degli studi clinici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi e segni. Il principale segno di sovradosaggio con questo medicinale è rappresentato dalla paralisi muscolare prolungata e le relative conseguenze. Trattamento. È essenziale mantenere la ventilazione polmonare e l'ossigenazione arteriosa fino a quando non si sia ristabilita una respirazione spontanea adeguata. Può essere necessaria una sedazione completa poiché copyright cisapracurio accord non compromette lo stato di coscienza. Il recupero può essere accelerato con la somministrazione di agenti anticolinesterasici non appena sono evidenti i segni del recupero spontaneo.
Proprietà farmacodinamiche. Meccanismo di azione. Cisapracurio ha un agente bloccante neuromuscolare, codice ATC M03A15. Cisapracurio ha un rilassante muscoloscheletrico benzilisochinolinico non depolarizzante a durata d'azione intermedia. Effetti farmacodinamici. Gli studi clinici sull'uomo. Proprietà farmacocinetiche. Biotrasformazione/eliminazione. Il cisapracurio viene degradato in laudanosina e nel metabolita monoquaternario acrilato attraverso il meccanismo di eliminazione di Hoffmann, un processo chimico che avviene a pH e temperatura fisiologici. L'acrilato, dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta. Non sono stati eseguiti studi significativi sulla tossicità acuta con cisapracurio. Per i sintomi sulla tossicità, vedere paragrafo 4.9. Tossicità subacuta. Studi con somministrazione ripetuta per 3 settimane, elenco degli eccipienti. Soluzione di acido benzensolfonico, per la regolazione del pH, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di cisapracurio a corda base di cisapracurio besilato sono cisapracurio ICMA, cisapracurio Milan Pharma. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.